Guardate qua che abbiamo un ospite che può sembrare un ospite terrificante. Vediamo se riusciamo a inquadrarla bene. Eccola qua. Questa è un'ape legnaiola. Questo apone con le ali violacee è un'ape legnaiola, quindi è una delle api selvatiche che adesso andremo a liberare. Perché anche lei, anzi soprattutto lei in quanto ape selvatica, è fondamentale per l'ecosistema. Quindi Apetta, vai! Ciao a tutti e bentornati al canale. Ormai è chiaro che stiamo uscendo ufficialmente dall'inverno e lo capiamo dalle prime fioriture. Vedete? Questa è la fioritura del nocciolo. Oltre al nocciolo, qui in montagna, dalle mie parti, a una quota di 800 metri, troveremo le fioriture del corniolo e anche del salice. Quindi da questo momento le nostre apette finalmente ritornano in attività. Quindi nelle giornate di caldo come oggi è una giornata di caldo abbastanza anomalo, le api rompono il glomere e cominciano a viaggiare, ad importare il polline. E quindi da questo momento riparte la stagione apistica, proprio perché importando il primo polline riparte la covata e quindi la famiglia si sviluppa e riprende a crescere, cosa che fino adesso non ha fatto, perché fino ad ora le api erano tutte belle chiuse in glomere e sopravvivevano fondamentalmente, quindi mangiavano le loro scorte di miele, un po' di candito che gli abbiamo dato. E oggi andremo a fare appunto la prima visita delle mie due arnie rimaste, delle mie due famiglie rimaste, perché una era orfana e si è chiaramente estinta perché l'inverno è stato particolarmente rigido e quindi è stato particolarmente duro per le mie apette. Comunque è la normalità, un inverno così rigido era fondamentalmente normale. La cosa normale sono le ondate di calore e gli inverni anomali che si sono succeduti negli ultimi anni e che quindi hanno fatto riprendere delle covate che poi sono andate a perdersi perché per l'appunto sono sopravvenute poi delle successive gelate. Quindi oggi andiamo a vedere un pochino come sono messe le mie due famiglie rimaste e poi andremo anche a vedere un po' quali sono i miei progetti per quest'anno per quanto riguarda l'apicoltura. Vi dico già che non ci sarà una serie come l'anno scorso, quindi di molti episodi, perché mi sembra sufficiente quella che ho fatto. Comunque andremo saltuariamente a vedere un po' come stanno le mie famiglie e le nuove operazioni che eseguirò. Ecco, vedete che c'è già una discreta attività. Le api entrano con tutte le zampettine piene di palline di polline, quindi c'è una buona importazione. Questo è un ottimo segno, sì. Allora, il candito è stato completamente mangiato, quindi qua ci sarà da fare una bella ricarica oggi di candito. Il candito ho visto che hanno ripreso a consumarlo con l'arrivo del primo caldo. Eccole qua le mie apette
Andiamo a vedere un pochino come sono messe. Allora, qua c'è, allora intanto prendiamo, ecco vedete qua c'era un favo con scorte di miele che magari se ne hanno poche oggi glielo diamo. Qua ancora un pochino di scorte. Questi sono al di là del, vedete quanti, ne avevo tenuti da parte un po'. Questi sono al di là del diaframma, quindi questi non sono stati consumati dalle api. Beh, qua di scorte ne avevano ancora, vedete? Quindi adesso io andrei a segnare un pochino in modo da agevolarle a consumare il miele. Qua c'è polline. Vedete, non sono moltissime, tutt'altro. Si vede che è stata dura. Qua abbiamo una covata. Sì, covata, una bella covata. Ecco la regina. Bene. Quindi direi tutto bene. Quindi abbiamo covata nel favo, quello proprio più centrale, come è logico che sia. Questi erano con le scorte, qua forse le ho tenute, ecco vedete, le avevo tenute su 6 favi e questo sicuramente è stato un errore, non è stata una buona manovra. Quindi adesso andremo a prendere questo bel favo qua che vedete tutto bello pieno di miele e glielo diamo, magari lo segniamo un pochino così lo aiutiamo un pochino a consumarlo. Ok, quindi io farei così. Metterei il diaframma qui, anzi porterei tutto un po'. Aggiungerei questo bel favo con scorte che segno un po'.
E voilà. Abbiamo, teniamo al di qua del diaframma, abbiamo ancora un po' di scorte che potremo utilizzare. Bene, a me sembra tutto abbastanza regolare. Fatemi sapere anche voi, magari ve ne pare. Chiaro che non è una famiglia fortissima, però sono sopravvissute. Bene, per questo video è tutto. Siamo riusciti, io e le mie pette, a superare il primo inverno, a parte la famiglia orfana, che era abbastanza scontato che facesse questa fine, purtroppo. A proposito della famiglia orfana, quando ho cominciato a non sentire più ronzio, ho dato un'occhiata e ho trovato tutte le api infilate dentro le cellette. È un chiaro sintomo di fame, quindi siccome le api non vanno considerate come singole, ma vanno considerate come famiglia, come sciame, quindi loro riescono a sopravvivere se sono forti come famiglia. Chiaramente una famiglia orfana che non può riprodursi diventa debole, e questa è la fine che fa. Questa famiglia si è indebolita un po' sicuramente, ma vedo che promette bene, cioè è comunque sana. La famosa Satana invece è veramente molto numerosa e forte. Questa forse l'avevo tenuta su 5 e questa invece su 6. Comunque ho notato che vabbè, i favi laterali con le scorte di miele sono rimaste intatte. Vabbè, era ovvio perché le api durante l'inverno stanno in glomera e non vanno lateralmente a prendere il miele, ma anche i favi con miele che avevo messo tra il diaframma, cioè nella famiglia, all'interno della famiglia, sono stati consumati veramente poco, quindi sono rimaste ancora delle piccole scorte di miele. Oggi ho aggiunto i favi con scorte di miele che erano al di là del diaframma, li ho messi alle famiglie che sicuramente ne avranno bisogno in questo periodo. E quindi credo che tutto sommato ho passato abbastanza bene l'inverno, quindi dovrei aver fatto le cose giuste, i trattamenti antivarroa giusti come vanno fatti. Questa esperienza invernale mi è sicuramente servita per capire meglio le dinamiche delle famiglie durante l'inverno, cioè il discorso del glomere, e quindi che tutto va messo lì a disposizione delle api e non va messo lontano, quindi bisogna dare scorte dove le api faranno il glomere e cercare di agevolarle a muoversi il meno possibile. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video di apicoltura a baita o chissà cosa. Vi ricordo di iscrivervi, mettete un like, lasciate un commento e vi lascio anche il link di Instagram se vi va di seguirmi. Alla prossima, ciao!